Buongiorno ragazzi, continuiamo con la nostra trattazione degli stati-nazione, delle potenze nazionalistiche e colonialistiche dell'Occidente tra il 1850 circa e il 1919, alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. In realtà non parliamo solo delle potenze occidentali, parliamo di tutto il mondo, ma purtroppo la maggior parte del resto del mondo in questo periodo ha questa sventura, ha la funzione di essere colonizzato dalle potenze imperialistiche. Parliamo questa volta degli Stati Uniti d'America. Abbiamo già percorso la storia degli Stati Uniti d'America, vi ricordate, fino al 1860, fino alla vigilia del 1860. In un ciclo di lezioni precedenti abbiamo detto che il Partito Repubblicano Democratico, che poi si trasformò in Partito Democratico, il partito fondato da Thomas Jefferson, che non era d'accordo con la centralizzazione, con il rafforzamento dello Stato centrale, dello Stato federale, portò alla vittoria il Partito Democratico, che era un partito, come l'ideologia di Thomas Jefferson, che era del sud, era virginiano, era un partito di stampo rurale che vedeva in uno Stato forte e in uno Stato fortemente industrializzato un pericolo, un pericolo per la società. Jefferson e i democratici sognavano una America gerarchica, Stati Uniti come una società appunto agricola di gentleman con una gerarchia ben precisa e l'esportazione del cotone grezzo che serviva ai cotonifici e industriali della Gran Bretagna, l'ex madrepatria da cui gli Stati Uniti si erano da poco resi indipendenti, fece arricchire moltissimo gli stati del sud, dove c'era la schiavitù, e quindi abbiamo visto che, insomma, a partire dallo stesso Jefferson nell'anno 1800 fino al 1860, quindi per 60 anni, vi furono soltanto presidenti del Partito Democratico. Prendeva più voti, il Sud era più ricco, il Sud era la parte schiavista degli Stati Uniti d'America, appunto rurale, agricola, senza attrezzature industriali, con l'economia di piantagione, che prima del 1800 coltivava soprattutto tabacco, dopo il 1800 coltiva quasi esclusivamente cotone e riesce a eleggere sempre un proprio presidente, anche perché, ricordate, c'era il trucchetto che gli schiavi neri del sud, pur non votando, aumentavano il numero dei seggi a disposizione degli stati del sud, come se i loro padroni votassero al posto loro, al posto degli schiavi. Siccome gli schiavi, il numero di schiavi aumenta enormemente, con questo giochetto, diciamo trucchetto elettorale, presidenti che vengono eletti sono sempre democratici. Alcuni di questi sono molto importanti, ne abbiamo parlato nella nostra storia, come per esempio Monroe, quello della dottrina Monroe che riprenderemo proprio in questa trattazione degli Stati Uniti, oppure Jackson. Quindi il Partito Democratico elegge tutti i presidenti, domina la vita degli Stati Uniti d'America dal 1800 fino al 1860. Sono tutti presidenti democratici del sud, schiavisti, contrari allo Stato forte, contrari al rafforzamento dello Stato centrale federale, favorevoli al mantenimento di ampi poteri ai singoli stati e contrari all'industrializzazione. Il Partito Federalista, che invece era il partito che avrebbe voluto l'industrializzazione, che prendeva più voti al nord, va in crisi, cambia nome più volte. Prima del 1860 viene rifondato da un grande protagonista della storia americana e della storia del mondo, Abraham Lincoln.
Lincoln, 100 anni dopo l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, ha una funzione importantissima. Lincoln in qualche modo rifonda gli Stati Uniti d'America, quasi 100 anni dopo ha una funzione simile a quella dei padri fondatori che ottennero l'indipendenza. Rifonda gli Stati Uniti d'America, dà delle nuove basi agli Stati Uniti d'America, li ricompatta, vedremo, li tiene uniti, nonostante la guerra civile riesce a imporsi. Allora Lincoln, sulle ceneri del vecchio partito federalista, fonda il partito repubblicano. Il partito repubblicano negli anni 40-50 dell'Ottocento non riesce mai a vincere le elezioni presidenziali, però aumenta sempre di più i propri voti. Perché? Perché ormai gli stati del nord, gli Stati Uniti, avevano un'industria del ferro. Certo, l'industrializzazione era stata bloccata, ritardata, minimizzata dal dominio politico del sud, però il nord aveva un'industria del ferro, aveva delle industrie che diventavano sempre più importanti, aumentavano anche i votanti al nord, al centro-nord, perché? Perché aumentavano enormemente gli immigrati che venivano soprattutto dall'Europa, e gli immigrati si stanziavano al centro e al nord, e quindi il Partito Repubblicano vuole, a differenza del Partito Democratico, un'America simile alle potenze occidentali, alle potenze europee, un'America industriale, un'America capitalistica, non un'America rurale basata sulle piantagioni e sul lavoro degli schiavi. Quindi c'è questa polarizzazione tra questi due partiti che diventano sempre di più, mentre prima non lo era tanto, partiti proprio territoriali. Il Partito Democratico prende voti quasi esclusivamente, inizia a prendere voti quasi esclusivamente al sud, prende i voti dei razzisti, degli schiavisti del sud, mentre il Partito Repubblicano, molto più moderno, dinamico, favorevole all'industrializzazione, alle invenzioni, al progresso, che naturalmente il Partito Repubblicano è lo stesso Partito Repubblicano di oggi, il partito di Trump, invece il Partito Democratico, anche il Partito Democratico è lo stesso identico del Partito Democratico dei razzisti del Sud. Voi direte che oggi il Partito Democratico americano, anzi, viene votato dai neri, anzi forse fa delle politiche più progressiste nei confronti dei neri e delle minoranze, ma le cose, se sono cambiate per il Partito Democratico, sono cambiate soltanto negli anni 50-60 del Novecento. Prima il Partito Democratico, attenzione che è lo stesso di oggi, non è cambiato come denominazione, come provenienza, è il partito della schiavitù del sud, delle piantagioni di cotone, mentre il partito repubblicano era il partito degli affaristi, dei dinamici industriali, della borghesia produttiva degli stati del nord o del centro-nord degli Stati Uniti. Quindi il Partito Repubblicano inizia a prendere i voti quasi esclusivamente al nord, il Partito Democratico inizia a prendere voti quasi esclusivamente al sud. Si formano proprio delle due Americhe, diciamo, due Americhe diverse che vanno a collidere. Abbiamo visto nel ciclo delle elezioni che abbiamo dedicato alla nascita degli Stati Uniti e ai primi decenni della storia di questo nuovo Stato dopo l'indipendenza della Gran Bretagna e gli Stati Uniti, abbiamo visto che nel nord, oltre al fatto di non esserci il clima adatto per le piantagioni, c'era proprio le piantagioni hanno bisogno di schiavi, c'era proprio una repulsione per la schiavitù, perché ricordate, i coloni originari del nord erano soprattutto di matrice calvinista, puritana, oppure erano altri non conformisti, cioè non anglicani. I calvinisti, i puritani, i calvinisti in generale, abbiamo ripetuto 1000 volte nel corso del nostro triennale corso di storia, pensavano che tutti dovessero lavorare in prima persona, erano contrari a una società gerarchica,
anche da un punto di vista ecclesiastico erano per la democrazia ecclesiastica, non per i vescovi o per i parroci, per loro non avevano i vescovi, i parroci venivano eletti direttamente dai fedeli, poi in fondo si chiamavano pastori, eccetera. Quindi l'idea che ci fosse un latifondista, non lavorasse la propria terra, la facesse lavorare dagli schiavi, è inaccettabile per la mentalità proprio calvinista, capitalistica, individualista dei puritani o comunque degli altri non conformisti, mentre invece i coloni originari, gli stati del sud, la Virginia e gli altri stati del sud erano di impostazione di religione anglicana, quindi erano più conservatori anche da un punto di vista religioso. La Chiesa anglicana è l'unica che mantiene i vescovi, che mantiene una gerarchia ecclesiastica, quindi questi gentleman rurali del sud colti che leggevano le opere di Cicerone nelle loro ville neoclassiche con quei colonnati bianchi e così via, trovavano normale possedere delle grandi proprietà terriere, non lavorarle, farle lavorare dagli schiavi, d'accordo? Mentre invece nel nord c'era la piccola proprietà terriera, la piccola proprietà contadina a gestione familiare, e non si coltivava comunque cotone, si coltivava cereali. Nel nord comunque c'erano anche le industrie di ogni tipo, abbiamo visto, i cantieri navali perché c'erano le foreste di conifere, quindi sia per motivi ideologici, sia per motivi climatici, sia per motivi economici. Nel nord, negli stati del nord non c'era la schiavitù era già stata abolita da tempo, mentre invece le strutture sociali, ma anche l'economia del sud avevano decisamente bisogno della schiavitù. Non si poteva riconvertire in altro modo l'economia del sud senza gli schiavi. Quindi abbiamo effettivamente questa frattura molto forte. Attenzione, questo non significa, attenzione, che nel nord, come fu notato da Tocqueville e dal suo amico che andarono in America, che nel nord non ci fosse razzismo, anzi che nel nord c'era un forte razzismo nei confronti dei neri, malgrado non ci fosse la schiavitù. Scrive Tocqueville e anche il suo amico nell'opera sullo schiavismo americano, sembrava proprio che gli americani, anche quelli del nord, anche dove non c'era la schiavitù, avessero come paura dei neri, che li considerassero quasi come un gruppo pericoloso. Tuttavia i neri non hanno schiavi, l'economia capitalistica, l'economia industriale non ha bisogno di schiavi. La frattura tra queste due Americhe è molto forte, c'era anche un dissidio economico basato su questo. Il nord, che produceva industrialmente, voleva vendere le proprie merci al sud, cioè voleva rendere il sud un bacino di consumatori che avrebbero dovuto soddisfare l'offerta delle industrie del nord. Per fare questo ci voleva uno Stato forte, centralizzato, una politica bancaria e finanziaria unica, unitaria, che fino allora gli Stati Uniti non avevano assolutamente, e quindi erano favorevoli per vendere le loro merci al sud, che cosa? Alle dogane, al protezionismo, ad impedire che quelli del sud comprassero merci da altri paesi, quindi erano a favore del protezionismo. Invece al sud erano a favore del libero scambismo, perché al sud non producevano merci industriali, producevano cotone, lo esportavano in Gran Bretagna, arricchendosi moltissimo in cambio di tutte quelle merci che loro non producevano, capite? Quindi negli stati del sud conveniva acquistare merci industriali non dal nord, ma dall'estero, cioè dalla Gran Bretagna, che gliele dava a quelli del sud in cambio di cotone. Quindi il sud preferiva comprare le proprie merci all'estero, preferiva importarle alla Gran Bretagna e non degli stati della propria nazione, gli stati industriali del nord. Quindi il sud voleva il libero scambio, voleva niente dazi, niente tariffe doganali, ingresso, perché voleva vendere, ovviamente commerciare proficuamente, con profitto con la Gran Bretagna, e quindi era contrario alle barriere doganali. Può sembrare strano, il nord più moderno e industriale
è a favore del protezionismo di un mercato americano protetto contro le merci straniere. Invece il Sud, che è più arretrato, gli schiavisti, eccetera, erano a favore della libertà di commercio internazionale nei mari, eccetera. Però era così per i motivi che vi ho detto. Allora, che cosa succede? La frattura è evidente già prima della divisione che si realizzò a partire dal 1860. Ad esempio, nel 1820 si costituirono dei nuovi stati, sempre ovviamente, man mano che venivano conquistati i territori occidentali, la conquista del West a scapito degli indiani, a scapito dei nativi americani, venivano chiamati indiani pellirosse, venivano poi di territori, quando avevano una popolazione sufficiente, superiore ad un certo limite, venivano costituiti in nuovi stati, che ovviamente eleggevano rappresentanti al congresso. Vi ricordo che anche uno stato piccolo piccolo e poco popolato, ancora adesso è così negli Stati Uniti, elegge 2 rappresentanti al Senato. Tutti gli stati eleggono 2 rappresentanti al Senato, gli stati più grandi e popolosi, ma anche gli stati più piccoli, che quindi sono favoriti. Quindi attenzione, anche la creazione di uno stato piccolo poteva spostare gli equilibri politici, e quindi ovviamente gli stati schiavisti del Sud cercavano che i nuovi stati che venivano fondati a Ovest, che non c'era solo il Sud e il Nord, ma il West, Ovest, i nuovi stati che venivano costituiti a Ovest fossero schiavisti, mentre invece ovviamente gli stati del Nord, che votavano il Partito Repubblicano, preferivano che i nuovi stati, di nuova istituzione, fossero antischiavisti. Nel 1820 cosa succede? Viene costituito un nuovo stato del Missouri. Il nuovo stato del Missouri si dichiara antischiavista. Questo rischia di far precipitare, come ho detto, la maggioranza del Senato, del Congresso degli Stati Uniti, a favore del partito repubblicano, degli antischiavisti. Il Sud non ci sta, pretende e ottiene un compromesso. Qual è il compromesso? Prima di tutto, oltre al Missouri, viene creato, prima di tutto, oltre al Missouri, viene creato un altro stato, il Maine, di cui non si sentiva il bisogno perché è un territorio molto piccolo, ma lo fanno apposta, e si fa in modo che il Missouri, anche se i coloni dell'Ovest, sapete i coloni, quelli dei cowboys, quelli dei film western che colonizzavano le nuove terre all'Ovest, erano fondamentalmente antischiavisti, si fece in modo che il Missouri fosse uno stato ufficialmente schiavista, anche se in realtà di schiavi lì non ce n'erano, ma ufficialmente era schiavista, mentre invece nel nord fu creato il Maine, che era uno stato antischiavista. 1 a 1, fondiamo uno stato antischiavista e un altro schiavista. Però in realtà il compromesso è debole, già nel Missouri gli schiavi non ci sono veramente. Questa è la difficoltà del Sud del Partito Democratico. I pionieri che conquistavano sempre nuova terra a Ovest erano anti-schiavisti, non vi era la schiavitù nei tantissimi territori che venivano popolati, venivano conquistati nel West, e quindi il Sud schiavista e il Partito Democratico rischiavano di perdere la maggioranza politica, d'accordo? Soprattutto, come vi ho spiegato, per i motivi che vi ho spiegato, al Senato. Il compromesso del Missouri, infatti, istituisce un'altra regola. Viene tracciata una linea immaginaria da ovest a est, cioè una linea di latitudine, d'accordo? Una linea di latitudine, una linea. Fu stabilito che tutti i nuovi stati al di sotto di questa linea fossero stati schiavisti, mentre invece tutti i nuovi stati a nord di questa linea fu stabilito che sarebbero stati antischiavisti. E questo, ripeto, è una forzatura, perché in realtà molti stati al di sotto di questa linea non possedevano assolutamente schiavi. Nel 1850 si capì che questo compromesso non poteva reggere. Intorno al 1850, ne abbiamo parlato nell'argomento precedente, furono istituiti circa nel 1850 2 grandi nuovi stati, per cui gli Stati Uniti fecero 2 guerre, ne abbiamo già parlato, il Texas
e la California non erano ancora molto popolati, però si stavano popolando. Nel 1850 circa vengono fondati questi due nuovi stati. Nel 1847 in California era stato scoperto l'oro, era cominciata la corsa all'oro, moltissimi pionieri si erano stabiliti in California e quelli erano banchieri, erano cercatori d'oro, erano commercianti. A loro non interessava assolutamente degli schiavi, non volevano certo impiantare delle piantagioni in Texas e in California. Quindi, anche se al di sotto di questa linea del compromesso del Missouri, questi stati in teoria, in base a quel compromesso, sarebbero dovuti essere schiavisti, in realtà si dichiarano anti-schiavisti. Quindi ormai il numero degli stati anti-schiavisti è decisamente superiore e il Sud non può fare assolutamente niente, anche perché c'è un altro fattore: mancano gli schiavi. È vero che i piantatori schiavisti del Sud avrebbero avuto interesse a trovare nuove terre per il cotone, anche perché il cotone, come tutte le piantagioni, esaurisce facilmente la terra viene resa esausta dopo non molto tempo dalla coltivazione del cotone, quindi è necessario trovare sempre nuove terre e quindi le nuove terre verso ovest, sterminiamo gli indiani, troviamo nuove terre anche per fare le piantagioni del cotone, la terra si inaridisce prima o poi con la piantagione. Ma perché quelli del sud non possono farlo? Perché non hanno abbastanza schiavi. Attenzione, da tempo, nel 1850, la tratta degli schiavi è stata vietata da quasi tutti gli stati europei, ma in particolare dalla Gran Bretagna. Non era più possibile far arrivare schiavi dall'Africa oppure dai Caraibi, dalle Antille. Infatti, gli schiavisti allevavano gli schiavi come gli animali, cioè dovevano ottenere schiavi figli degli schiavi che già possedevano, ma questi non erano abbastanza, non avevano nessuna possibilità di popolare i paesi dell'Ovest, quindi il numero di schiavi non aumentava molto, il numero invece di coloro che votavano per il partito repubblicano aumentava notevolmente, anche perché anche i pionieri dell'Ovest votavano fondamentalmente repubblicano, erano antischiavisti, hanno detto moltissimi immigrati dall'Europa, in particolare irlandesi o tedeschi, votavano anch'essi, si trasferivano nel centro-nord e votavano per il partito repubblicano. Quindi il nord, che vuole la svolta industriale, la centralizzazione e il rafforzamento anche del potere federale e l'abolizione delle schiavitù, il nord ottiene sempre più voti. Contemporaneamente si moltiplicano i movimenti abolizionisti, un'opinione pubblica che è contraria allo schiavismo e che vuole che gli stati del sud aboliscano la schiavitù, ma gli stati del sud fanno notare che questo avrebbe significato la fine della loro economia. Molti di questi gruppi abolizionisti sono associazioni, sono partiti, ma sono anche chiese, sono anche gruppi religiosi, molto spesso gestiti anche da neri, a volte anche da ex schiavi che erano fuggiti al nord. Se uno schiavo dal sud riusciva a fuggire al nord, automaticamente diventava libero. E quindi vi erano anche delle reti di soccorso che appunto organizzavano la fuga degli schiavi del sud verso il nord, verso la libertà. Anche una certa letteratura, l'enorme successo in America, ma anche in Europa, nel resto del mondo, del libro di Beecher Stowe, La capanna dello zio Tom, in cui veniva rappresentato l'orrore dello schiavismo, fece molto nell'opinione pubblica, un libro che ebbe un enorme successo negli Stati del Nord, libro che fu vietato, censurato nel sud degli Stati Uniti, ma ebbe grande successo anche in Europa. Nel 1860, dopo molto tempo, il Partito Repubblicano Nordista industrialista antischiavista vince le elezioni con Abraham Lincoln, l'ho già scritto qua, Abraham Lincoln e il suo partito repubblicano.
il Sud subito inizia a pensare, l'aveva pensato già prima delle elezioni di Lincoln, a una secessione, staccarsi dagli Stati Uniti d'America e costituire un proprio Stato libero nel Sud, appunto, degli Stati Uniti. Lincoln all'inizio cerca anche un compromesso, dice che si può mantenere la schiavitù fino ad un certo punto, però poi cambia idea e dice chiaramente che la schiavitù va abolita. Gli stati del sud non perdono tempo, nel 1861 dichiarano la secessione, l'indipendenza dagli Stati Uniti, si costituiscono in una libera confederazione. Infatti da allora saranno chiamati i confederati o gli stati confederati, quelli che aderiscono alla confederazione, con un proprio presidente diverso da quello degli Stati Uniti. Il primo si chiama Jefferson Davis, e una nuova capitale, Richmond, in Virginia, la quale per la verità non è neanche tanto distante da Washington. Quindi dichiarano indipendenza, si dividono, fanno la secessione. Questo non può essere assolutamente accettato da Lincoln, che non vuole che gli Stati Uniti si dividano. Si rischia una deriva latinoamericana con tanti stati in conflitto tra loro. Scoppia immediatamente la guerra e i due eserciti, quello dei nordisti e quello dei sudisti, si fronteggiano. I nordisti, cioè quelli che ovviamente, forse giustamente, ritengono di essere i veri Stati Uniti, sono gli altri che si sono staccati, vengono chiamati anche Unione. Quindi da una parte il nord antischiavista, quelli dell'Unione, dall'altra il sud schiavista, quelli della Confederazione. La guerra è una guerra molto lunga, va dal 1861 al 1865, sarà una guerra veramente distruttiva. I generali dell'una e dell'altra parte diventano dei personaggi leggendari, amati dal proprio fronte. Al sud inizialmente le cose vanno meglio nel sud con le vittorie del generale Lee. Al nord c'è il generale Grant che ottiene però delle vittorie sul fronte più occidentale della guerra. Voi direte, l'esito della guerra era scontato, il nord produce ferro, produce merci industriali, quindi produce anche armi. Il sud produce cotone, certo deve scambiare il cotone con altri stati per avere armi. Inoltre, se vedete anche gli stati, controllo, gli stati che si schierano da una parte o dall'altra, gli stati del nord sono molti di più, d'accordo? Sono molti di più rispetto agli stati del sud. Si schierano con il nord 23 stati, si schierano con il sud 11 stati. Pensate che non erano neppure tutti gli stati schiavisti. Alcuni stati schiavisti, invece di schierarsi con la Confederazione, si schierano comunque con l'Unione, con Nord. Perché questo? Perché erano stati schiavisti, ma in fondo c'erano degli stati schiavisti in cui la schiavitù non era l'attività principale, avevano anche altre attività che li spingevano ad avere un interesse economico, ad avere un rapporto con le industrie del nord. Ad esempio, la Virginia si divide in due, perché quella che oggi chiamiamo West Virginia si divide dal resto della Virginia e si schiera con il nord, perché in West Virginia non c'era moltissima schiavitù, era piuttosto un territorio minerario, e quindi fa un'altra mini secessione, allora se la via West Virginia, abbandona Virginia e si schiera con il nord. Quindi già la popolazione al nord è nettamente superiore rispetto a quella del sud, però il sud pensa di avere la possibilità di vincere la guerra per due ragioni fondamentali. Primo,
ha l'appoggio, attenzione, almeno all'inizio, di Gran Bretagna e Francia, perché Gran Bretagna e Francia hanno interessi a continuare, capite, a importare cotone grezzo dagli stati del sud. Inoltre Gran Bretagna e Francia fanno questo calcolo cinico: a loro non conviene che gli Stati Uniti diventino un grande paese industriale, perché farebbero concorrenza a loro stessi, a Gran Bretagna e Francia. Se vince il Sud, gli Stati Uniti non diventeranno un grande paese industriale. Bisogna dire che l'appoggio di Gran Bretagna e Francia ai sudisti e secessionisti avverrà soltanto all'inizio, poi in realtà non sarà mai effettivo, non si tradurrà mai in pratica. Poi invece sia Gran Bretagna sia Francia lasciarono perdere, insomma, comunque si dichiararono neutrali. Ma il secondo motivo per cui il Sud pensava di vincere la guerra era che in fondo il Sud, il ragionamento comunque era giusto, per vincere la guerra necessitava semplicemente di non farsi invadere. In fondo è il Nord che deve invadere il Sud, no? Deve penetrare nel territorio sudista per schiacciare la secessione. Gli stati del Sud che hanno fatto la secessione non hanno bisogno, capite, di invadere, di portare la guerra nel Nord. Per vincere la guerra a loro è sufficiente resistere, cioè non farsi invadere. Noi ci siamo staccati dagli Stati Uniti, ci basta restare entro i nostri confini. Mentre invece il Nord ha un compito più difficile, cioè deve invaderci, deve schiacciarci per poterci riportare all'interno degli Stati Uniti. Quindi il Sud aspetta le truppe del Nord e fa la guerra all'interno del proprio territorio, il che al Sud ovviamente sembra un grande vantaggio. Il Sud ottiene dei limitati successi soltanto nei primi anni. Già nel 1863 è chiaro che il Nord sta vincendo la guerra. Vengono invasi, occupati moltissimi territori del Sud e nel 63 abbiamo due delle battaglie decisive. Una è Gettysburg, spero di scriverlo bene, nel caso faccia qualche errore con i nomi geografici, non i propri, andate a controllare sul libro. La battaglia di Gettysburg, poi la battaglia di Chattanooga, insomma sono battaglie assolutamente decisive. Già nel 1863 il Sud ha perso la guerra si trascinerà per 2 anni, poi la resa del Sud ci sarà nel 1865. Perché si trascina per 2 anni? Questa guerra è una guerra terribile, alla fine ci saranno 600.000 morti, ci sono degli eccidi spaventosi. Abbiamo visto come in Europa si vantavano, lo ricordate che le loro guerre dal 48 fino all'inizio del Novecento erano guerre limitate, vi ricordate? Guerre limitate che finiscono subito o vengono accompagnate, a volte bloccate dalla diplomazia, vi ricordate? In Grecia o in Crimea non si combatte fino ad annientare l'avversario. La guerra prende una certa piega in Grecia, in Crimea, in tanti altri posti, intervengono le grandi potenze, la Gran Bretagna, anche le potenze che non sono impegnate direttamente in quella guerra, si fa una bella conferenza di pace, si cerca di accontentare tutti. Guerre limitate, un concerto di potenze che gestisce l'equilibrio europeo. Invece negli Stati Uniti la guerra finisce quando uno dei contendenti distrugge completamente l'altro. Questa è una caratteristica delle guerre successive del Novecento. Abbiamo già visto una guerra, la guerra anglo-boera, vi ricordate? Io vi ho detto che la guerra anglo-boera e altre guerre sono guerre ottocentesche o inizio novecentesche, che però hanno proprio le caratteristiche di guerre totali, di guerre distruttive, hanno delle caratteristiche che saranno tipiche delle 2 guerre mondiali oppure delle guerre del Novecento. Abbiamo visto la guerra anglo-boera, un'altra guerra che anticipa le guerre del Novecento è la guerra di secessione americana. Questa guerra, Civil War, la guerra civile americana. Ricordate che la guerra anglo-boera anticipa le guerre del Novecento anche perché viene vinta mettendo i civili nei campi di concentramento? Ok, la stessa cosa, cioè la guerra civile americana, la guerra di secessione, è una guerra totale, non si conclude solo sul piano militare, quando l'avversario perde delle battaglie. Il Nord non si accontenta di questo. Il Nord invade e occupa militarmente, dopo la fine della guerra, per anni e anni il Sud sarà occupato dall'esercito del Nord, perché l'esercito del Nord non vuole solo vincere le battaglie, vuole distruggere
distruggere la società, l'economia, le strutture anche civili del Sud, e quindi ci vanno di mezzo i civili che devono fuggire, che vengono uccisi. Famoso l'evento di Atlanta, la grande città della Georgia, Atlanta, distrutta completamente da un incendio. Quindi ci sono distruzioni e devastazioni nelle strutture, proprio nelle strutture civili, vengono distrutte, fatte a pezzi anche le ferrovie, tutto, gli edifici pubblici, le città, in modo tale che il Sud non possa più riprendersi. Rientra negli Stati Uniti non solo perché ha perso qualche battaglia, ma perché viene distrutto nelle sue basi sociali e quindi è costretto a reintegrarsi all'interno del Nord. Quindi una guerra totale, una guerra che prevede, dopo la propria fine, una lunga occupazione militare con un'umiliazione degli sconfitti, la disarticolazione delle loro basi sociali, 600.000 morti, anche moltissimi tra i civili. Questa è la guerra civile americana. Alla fine gli stati del Sud sono costretti a rientrare negli Stati Uniti d'America, appunto per via delle forze di occupazione molto molto dure, e viene abolita la schiavitù. Già durante la guerra, nel 63, Abraham Lincoln aveva fatto stampare un proclama di emancipazione, cioè un proclama di abolizione della schiavitù, contenente proprio il testo degli emendamenti che sarebbero stati aggiunti alla Costituzione americana e che infatti furono aggiunti nella Costituzione americana. Nel 66 il 14° emendamento e nel 70 il 15° emendamenti alla Costituzione americana che stabiliscono l'abolizione della schiavitù e della discriminazione nei confronti dei neri. Il 14° non sembrava abbastanza chiaro, fu ribadito dal 15° emendamento, che era chiaro anche per quanto riguarda il voto. Il 15° emendamento non solo quindi si abolisce la schiavitù, ma si danno i diritti agli ex schiavi neri del Sud. Il 15° emendamento recita che il diritto di voto non può essere negato o ristretto per ragioni di razza, colore o precedente condizione di schiavitù. Quindi è chiaramente scritto che i neri devono votare, non possono essere esclusi dal voto. Come sapete, le cose non si concludono qui, perché voi ricordate che i neri, soprattutto al sud, continuano a vivere in una condizione di segregazione. Ma come? Professore, lei ci ha appena spiegato che nel 1865 la schiavitù viene abolita, nel 66 e nel 70 ci sono questi emendamenti alla Costituzione americana. Che cosa succede? Succede che forse Lincoln non l'avrebbe permesso, però Lincoln, come forse sapete, immediatamente dopo la fine della guerra, nel 1865, viene ucciso da un fanatico sudista all'interno di un teatro, gli spara alla testa da dietro con una pistola. I presidenti successivi a Lincoln, attenzione, sono molto più clementi con il Sud rispetto a quello che forse avrebbe fatto Lincoln. Il presidente successivo era addirittura un presidente del Sud, ma anche gli altri presidenti, quelli venuti ancora dopo, che erano repubblicani del Nord, trovarono un compromesso con il Sud per in qualche modo riaffratellare, riunificare nuovamente gli Stati Uniti d'America. Gli Stati del Sud ritornano all'interno degli Stati Uniti d'America, però si permette al Sud di mantenere le proprie strutture sociali,
tradizionali, compresa l'inferiorità e la discriminazione dei neri, che non sono più schiavi, ma sono segregati. Inizia la segregazione. Inizia la segregazione e voi dite: ma come? C'erano gli emendamenti, la Costituzione, com'è possibile? Cioè, è possibile perché ci fu un compromesso tra i vincitori e i perdenti, il nord e il partito repubblicano, concessi al sud e al partito democratico, in cambio della riunificazione, di mantenere segregati e comunque sottomessi gli schiavi, quindi ufficialmente gli schiavi non erano più schiavi, restano comunque poveri, non ottengono delle proprietà private, non riescono a salire nella scala sociale, devono comunque lavorare spesso come braccianti in condizioni di povertà nelle terre e dei loro ex padroni, al servizio dei loro ex padroni. C'era una parte radicale, attenzione, del Partito Repubblicano, che non voleva questo, non voleva questa fine, questo compromesso. Voleva che agli schiavi non fosse data non solo la libertà, ma anche la proprietà. Addirittura sequestrando e dando agli schiavi, addirittura espropriando le proprietà degli schiavisti. Ma è una cosa un po' difficile negli Stati Uniti andare in questo modo contro, contro la proprietà privata, il principio della proprietà privata. In ogni caso, una parte del Partito Repubblicano avrebbe voluto che gli schiavi fossero educati, fossero istruiti, mentre invece restarono per la maggior parte analfabeti, che fossero davvero inseriti all'interno del tessuto sociale. Invece gli schiavi rimasero poveri, analfabeti, senza possibilità economiche e vennero segregati. C'erano delle leggi vere e proprie che segregavano. Voi sapete che queste leggi sono venute meno addirittura soltanto negli anni 50, negli anni 60. Vi ricordate Kennedy, Johnson, delle lotte non violente di Martin Luther King? La segregazione degli schiavi, pensate, finisce esattamente un secolo dopo la guerra civile con la legge federale del 1965, cioè sto parlando 1865 liberati gli schiavi, 100 anni di segregazione. Dopo un secolo finisce la segregazione al sud, con tutta una serie di leggi federali, tra cui quella importante del 65, approvate dal presidente democratico Lyndon Johnson, dello stesso partito democratico che 100 anni prima invece aveva segregato gli schiavi. Perché questo? Perché appunto vi ho spiegato, al sud fu concesso questo compromesso. Gli schiavi, non più schiavi, schiavi neri al sud, continuarono però a essere segregati. Addirittura non li facevano votare quelli del sud. Come abbiamo visto l'emendamento alla Costituzione che dice chiaramente che i neri devono votare. Sì, certo, l'abbiamo visto. Però questo emendamento veniva aggirato. Perché ricordate che gli Stati Uniti sono uno Stato federale, c'è lo Stato centrale, la Costituzione e gli emendamenti che comunque fanno parte integrante della Costituzione, però anche i singoli Stati hanno molta autonomia, possono fare delle leggi che possono anche a volte un po' confliggere con gli emendamenti, gli articoli della Costituzione, e quindi negli Stati del Sud vennero approvate delle leggi, attenzione, non si diceva esplicitamente ovviamente che i neri non potevano votare, però si utilizzavano dei trucchi. Cosa succedeva? In molti casi gli Stati del Sud approvavano una legislazione che permetteva di votare soltanto a quei cittadini americani, neri o bianchi, che fossero in grado di scrivere, cioè che non fossero analfabeti, e fossero in grado di interpretare la Costituzione americana. Voi vi rendete conto che la cosa, soprattutto la seconda cosa, sapere interpretare la Costituzione americana, è una cosa soggettiva. Queste prove per dimostrare se tu sai scrivere o sai interpretare la Costituzione americana, attenzione, avvenivano per iscritto. Le commissioni giudicanti, gli esaminatori, ovviamente erano tutti bianchi, moltissimi neri non potevano votare, non superavano la prova perché non sapevano scrivere.
e i bianchi che non sapevano scrivere, a quelli invece veniva data buona, che anche noi abbiamo le prove, abbiamo questi compiti che venivano svolti, queste prove. Molti compiti dei bianchi del sud avevano marchiani, errori di grammatica, una scrittura incomprensibile, però venivano considerati sufficienti. Invece nel caso dei neri si applicavano naturalmente delle regole severissime, rigidissime: no, non sai scrivere bene, tu non puoi votare. Anche sull'interpretazione della Costituzione, i compiti dei neri, e interpreta questo articolo della Costituzione, venivano considerati sempre insufficienti, i compiti dei bianchi venivano considerati sempre sufficienti. E così i neri, per legge, non per legge federale centrale, ma per legge di ciascuno Stato del Sud, erano inibiti nel diritto al voto. Oppure vi erano proprio delle leggi in conflitto con gli emendamenti che vi ho detto. Si diceva che i discendenti degli schiavi non potevano votare, anche se il 15° emendamento diceva il contrario. Questa segregazione fu abolita solo nel 1965, che vergogna! Ma anche dopo il 1965, per alcuni anni, per molto tempo, ai neri fu impedito di votare, a volte con la violenza. Volevano andare a iscriversi nel registro elettorale, venivano picchiati dallo sceriffo, così facevano. Si costituiscono già dopo la guerra di secessione gruppi che saranno anche forti nel Novecento, gruppi come Ku Klux Klan, KKK, Ku Klux Klan, gruppi dove a volte apparentemente rispettabili, ricchi esponenti della borghesia bianca, incappucciati, sapete, quei cappucci si vedevano solo gli occhi, facevano delle spedizioni punitive, di solito una notte, assalendo, distruggendo le case dei neri, rapendo i neri, bruciandoli, attaccandoli in tutti i modi. Guardate che ci sono altri gruppi in America, non solo i neri, che vennero esclusi dal sogno americano. E il voto alle donne quando arrivò? Il voto alle donne arrivò con un emendamento alla Costituzione americana del 1920, un emendamento del tutto simile al 15° che vi ho detto. Come per i neri, si diceva in questo emendamento che il voto non poteva essere limitato, inibito dal sesso, d'accordo? Quindi anche le donne votavano, però attenzione, quindi gli Stati Uniti d'America fanno parte di quei paesi, abbiamo già visto quali sono in Europa, paesi come la Gran Bretagna o la Germania, in cui le donne ottengono il voto subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, mentre abbiamo visto altri paesi come la Francia e l'Italia daranno il voto alle donne subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Però è anche vero, attenzione, che siccome gli stati ovviamente hanno molto potere rispetto a non domina solo lo Stato centrale, è anche vero che tutte le donne certamente votano nel 1920, però già a partire da qualche anno dopo la guerra di secessione, il primo stato fu nel 1869 e così via, molti stati singolarmente avevano già attribuito attenzione il voto alle donne, quindi nel corso dell'Ottocento, ben prima del suffragio femminile negli stati europei. 20. E gli indiani d'America, i nativi americani, che per lungo tempo furono anche espropriati della cittadinanza americana, ebbero il voto soltanto nel 1920, d'accordo? Comunque, vedremo nella prossima lezione, la seconda dedicata agli Stati Uniti in questo blocco di argomenti, che dopo la guerra civile americana, a partire dal 1865, i nordisti e il partito repubblicano non hanno più rivali, l'America in pochissimi decenni si trasforma nella prima potenza industriale del mondo, anche se da un punto di vista militare resta nettamente inferiore a Gran Bretagna, Francia e altri paesi. Il boom industriale degli Stati Uniti a partire dalla fine della guerra civile, diciamo dal 1865 fino
alla prima guerra mondiale, ma anche oltre, fu eccezionale. E i presidenti che vennero eletti a partire dalla guerra civile, prima erano tutti democratici, saranno tutti repubblicani, da Lincoln 1860 fino, attenzione, al 1914 abbiamo il dominio del nord che lascia il sud in uno stato di povertà, anche se permette al sud di segregare gli schiavi. L'espansione industriale del nord di tutti gli Stati Uniti non ha più divieti, non ha più ostacoli. Anche i presidenti eletti a partire da Lincoln 1960 fino al 1914 saranno tutti repubblicani, tranne uno, il democratico Cleveland, che resterà in carica per 8 anni, tranne questa eccezione, saranno tutti repubblicani. Ma cosa succede? Le cose più importanti che accadono in America dopo la fine della guerra civile del 1865, dal 1870 fino alle soglie della prima guerra mondiale, lo vediamo nella prossima lezione.